I'm feeling it, and my bones telling me it's right. It's so different, but when you take me to the light, it's like a cigarette, and I'm burning at your lips. Start so innocent, then you kick it up, and now I want to show you all what you deserve, and know we got so much to learn. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare questa particolarissima round bag. Ho utilizzato il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi e adesso vediamo nel dettaglio la tonalità che ho scelto per oggi. Per il tutorial di oggi andiamo ad utilizzare cordino Indalux di Borgo dei Pazzi nella tonalità numero 30. Andando sul sito vedrete che di Indalux ce ne sono circa 26 tonalità. Avremo quelli in argento, quelle in oro o come in questo caso tono su tono. Vi lascio anche il codice sconto così lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma vi ricordo che il codice è valido per tutto quello che trovate sul loro sito. Come uncinetto utilizzerò il 3,5, ma l'Indalux si può tranquillamente lavorare anche con il 4 e il 4,5. Come accessori, ovviamente opzionali, ho scelto questi manici a mezzaluna. Sono larghi 14 cm e alti 10, ma comunque in alternativa potete mettere della catena, lavorare all'uncinetto, insomma anche questo progetto è veramente molto versatile. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo questa lavorazione realizzando un anello magico e all'interno andiamo a realizzare 12 maglie alte. E la prima la sostituiamo con 3 catenelle, quindi la prima è già fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, man mano andiamo a chiudere il nostro anello, quindi 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi realizzate le nostre 12 maglie, andiamo a chiudere più che possiamo il nostro anello magico. E adesso, anziché chiudere con un punto bassissimo sulla prima maglia alta realizzata, noi continuiamo proprio sulla prima, vedete, perché andremo a realizzare una lavorazione in tondo, quindi a spirale senza chiudere il giro. Sulla prima maglia inseriamo un marcapunti così sappiamo sempre da dove abbiamo iniziato. Quindi adesso su tutti i 12 punti andiamo a creare degli aumenti, quindi li andiamo a raddoppiare in questo caso nel primo giro, per cui procediamo a far diventare 24 le nostre maglie all'interno del cerchio magico. Quindi 2 maglie alte sotto ogni maglia sottostante in questo modo. Quindi le facciamo tutte e ci rivediamo qui dove c'è il marcapunti per vedere come proseguire. Completato questo giro con tutti gli aumenti, sempre a spirale noi togliamo il marcapunti e su quello successivo andiamo a creare un aumento, quindi iniziamo un altro giro. Quindi ricordiamoci sempre che dove c'è il marcapunti dovremmo sempre fare l'aumento. Io inserisco sul primo fatto un marcapunti in questo modo, quindi qui ho fatto l'aumento. Adesso questo giro fino al marcapunti ovviamente dovremmo realizzare un aumento e una maglia alta singola, un aumento e una maglia alta singola, questo per tutto il giro. Quindi l'aumento l'abbiamo realizzato, quello successivo una maglia singola, in quello successivo ancora un aumento e quello ancora dopo una maglia singola.
e così per tutto il giro. Quindi completiamo anche questo giro e vi farò vedere quello successivo. Completato anche questo giro, adesso ne iniziamo un altro, quindi togliamo momentaneamente il marcapunti, facciamo il primo dei due che vanno in questo punto, quindi qui mettiamo il marcapunti, facciamo un altro punto qui perché all'inizio sempre un aumento, e invece in questo secondo giro saranno 2 le maglie singole e poi l'aumento. Nuovamente 2 maglie singole e in quello successivo un aumento, quindi sempre in questo modo. Poi nel giro successivo sarà un aumento e 3 maglie singole, in quello successivo 4 maglie singole fino ad arrivare a 6 maglie singole. Quindi arriviamo fino alla fine e ci rivediamo per vedere come proseguire. Siamo arrivati quindi all'ultimo giro dove abbiamo fatto un aumento e 6 maglie singole. Quindi siamo arrivati alla fine. Quindi togliamo il marcapunti, facciamo un'ultima maglia alta e adesso chiudiamo con un punto bassissimo nella maglia successiva. E così abbiamo terminato la prima parte. Da questo momento in poi adesso andremo a creare 3 giri di punto alto senza aumenti, e chiudendo ogni volta il giro. Quindi la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle e il primo giro solamente di questi 3 giri sarà realizzato in costa, quindi solamente la maglia esterna, quindi andiamo a prendere in questo modo, anche perché questa costina che lasciamo ci servirà per poi realizzare il volà tutto attorno. Quindi eseguiamo questi 3 giri, quindi solamente il primo in costa, chiudiamo con un punto bassissimo e facciamo gli altri 2 normali e ci rivediamo per vedere insieme come realizzare il volà. Ed ecco qui come si presenta dopo aver realizzato i 3 giri a punto alto e il primo in costa. Io ho raggiunto 21 cm di diametro, adesso dobbiamo andare a creare, dove abbiamo fatto appunto il giro in costa, tutto il volà. Quindi riprendiamo il nostro filato, facciamo un cappietto e ci andiamo ad agganciare in un punto qualunque, esattamente nell'asola che abbiamo lasciato, ci agganciamo e iniziamo quindi col primo punto alto, sempre sostituito da 3 catenelle. La codina man mano ce la andiamo a lavorare. Adesso alterneremo asoline dove faremo 3 punti alti a quella seguente che invece ne faremo solo 2. Quindi una l'abbiamo già realizzata, facciamo la seconda maglia alta e anche la terza. In quella seguente ne andiamo a realizzare solamente 2 e in quella successiva ancora ne andiamo a lavorare 3. Quindi alterneremo gruppi di 3 maglie alte a gruppi di 2, perché ho provato anche a farne 3 in ogni maglia, ma il volà veniva troppo grande, quindi ho preferito fare in questo modo. Quindi non faremo altro che alternare 3 maglie alte a 2 maglie alte e lo facciamo per tutto il giro, quindi in questo modo. Quindi completiamo tutto questo giro e ci rivediamo per il giro successivo. Primo giro di volà completato, guardate. Adesso, quindi io ho completato
chiudo con maglia bassissima sulla prima maglia effettuata e farò un secondo giro ed ultimo, quindi sempre la prima sostituita da 3 catenelle. Adesso in ogni maglia sottostante, senza creare nessun aumento, andiamo a rifinire il nostro volà, quindi punto su punto, e questo sarà il nostro ultimo giro. Il risultato finale, vi faccio vedere perché la borsa è creata da 2 pannelli che poi andremo a cucire, sarà questo. Adesso, nel momento in cui terminiamo il secondo giro, ci rivediamo per vedere come creare l'alloggiamento del manico. Completato quindi anche il secondo giro di volà, adesso dobbiamo andare a creare la parte che alloggerà il manico, quindi in questa parte interna. Quindi cosa facciamo? Riprendiamo il filato, facciamo un cappietto e partendo da un punto qualunque mi aggancio e faccio delle maglie alte, sempre la prima sostituita da 3 catenelle. Adesso io farò 23 punti alti in questo modo, quindi molto semplice. Quindi realizzati solamente 23 punti alti, poi mi fermo, faccio 3 catenelle, volto il lavoro e torno indietro. Ve lo faccio vedere, quello già realizzato. Vedete, io ho staccato 23 maglie, sono tornata indietro sempre a punto alto e poi dobbiamo agganciare il nostro manico. Quindi realizziamo questi 2 giri e ci rivediamo per vedere come appunto lavorare il manico. Ho completato quindi i 2 giri, il primo giro in andata di 23, poi ho fatto 3 catenelle che hanno sostituito il primo punto alto del giro successivo, quindi voltando il lavoro sono arrivata qui. Adesso facciamo una sola catenella, voltiamo il lavoro, prendiamo il nostro manico e andiamo a creare, avvolgendo il manico, 23 punti bassi in questo modo, quindi afferrando la maglia sottostante completamente. Quindi vedete, mi aggancio qui e faccio un punto basso e così per tutti i 23 punti. Ovviamente questo poi ce lo sistemiamo, vedete, questo lo facciamo fino alla fine e il risultato finale poi sarà questo qui. Quindi completiamo questo passaggio e ci rivediamo per le cuciture. Siamo arrivati all'ultimo passaggio, adesso dobbiamo cucire i 2 pannelli assieme. Quindi cosa facciamo? Io ho preso un bel po' di filo, mi sono agganciata qui all'interno. Io ho lasciato 3 maglie libere per consentire un'apertura abbastanza ampia per inserire le mani. Quindi ho preso questo punto qui, quindi già mi sono inserita e non facciamo altro adesso che prendere tutte e 4 le asole che ci ritroviamo. Ovviamente il filo è molto lungo, quindi dobbiamo stare attente che non si vada imbrogliando. Questo poi lo togliamo. Questo era il punto per capire da dove partire. Quindi fatto questo, noi sempre da questa parte prendiamo tutte e 4 le asole e le cuciamo. Tiriamo per bene e in questo modo abbiamo una cucitura molto resistente ma anche decorativa. Quindi sempre da questa parte prendiamo tutte le asole.
vedete, e si continua. Facciamo un altro punto, ecco qui. Vedete quanto è carina questa cucitura? Quindi la completiamo tutta fino da questa parte, lasciando lo stesso esatto numero di punti che abbiamo lasciato qui, e ci rivediamo a borsa finita. Ed eccola qui la round bag completa. Sono molto soddisfatta di questo progetto, secondo me è davvero molto particolare e come avete visto non è assolutamente complicato. Io vi lascio il codice sconto per andare su Borgo dei Pazzi e acquistare questo cordino meraviglioso che trovate in circa 26 tonalità, ma il codice sconto vi ricordo sempre che è valido per qualunque articolo trovate sul loro sito. Il progetto, come avete visto, è anche molto semplice, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale perché ancora arriveranno tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione.